Un saluto a tutti voi. Ho sfruttato questo periodo pandemico per fare un video col mio nuovo iPhone 13 Pro Max color Sierra. Il logo di questa maglietta ha un significato molto particolare che forse un giorno vi dirò. Per un progetto video più o meno professionale servono sempre l'idea, la musica, se c'è un commento parlato molto meglio, videocamere, cavalletti, apparecchi audio, luci e un programma software per il montaggio. Dopo varie ricerche e valutazioni, come attrezzatura ho scelto la più sobria ed efficace possibile, cercandola fra oggetti che non hanno energia propria, ma si alimentano dalla batteria dell'iPhone. Non mi piace avere troppi alimentatori, pile, cariche batterie, apparecchi che poi ti scordi di ricaricare col rischio che nel tempo perdono la loro efficacia. Ora, tralasciando le mie discutibili capacità di regista e montatore, sfruttando la videocamera dell'iPhone e la sua applicazione di editing iMovie, questo è il filmato video amatoriale ottenuto. Let's go! Lo straconosciuto iPhone 13 Pro Max color Sierra col quale giro i miei video. Bastone selfie estendibile e treppiedi della Joby. Treppiedi snodabile GorillaPod della Joby. Microfono lavalier Smart Lav Plus della Rode. Cavo di prolunga Rode per microfono lavalier. Adattatore TRRS cavo Lightning iPhone. Ora vediamo cosa c'è nelle confezioni, ma non ci sarà lo smartphone perché lo sto usando per questo video. Siamo giunti alla conclusione del video con un mio giudizio sulle attrezzature presentate. Forse la parte più udibile, perché da questo momento in poi inserisco e testo il microfono Rode. Eccoci col nuovo audio. Per le scelte ho guardato molte recensioni, quindi ho preso i due cavalletti della Joby per il loro diverso modo d'utilizzo, soprattutto perché sono strumenti dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Nettamente migliori delle solite cinesate, infatti c'è la dicitura Pro a marcare la qualità dei materiali. Uno da usare come cavalletto regolabile e bastone per i selfie, l'altro tutto snodato per altri utilizzi. Ho preferito il microfono lavalier della Rode per la pulizia dell'audio negli ambienti chiusi. Con la videocamera messa a circa 1,5 metri da me, questo è l'audio col microfono lavalier. 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova. Ora microfono iPhone. Microfono Rode, microfono iPhone. Microfono Rode, microfono iPhone.
Sebbene la qualità del microfono direzionale iPhone è davvero soddisfacente, la differenza con la pulizia dell'audio del microfono Rode è evidente. Ma fate attenzione con la scelta dell'adattatore da cavo TRRS a Lightning, che deve essere originale Apple, perché l'originale è bidirezionale e non unidirezionale, cioè manda e riceve il segnale, quindi adatto sia per il microfono che per le cuffie. Per quanto riguarda l'illuminazione non ho pretese professionali. Mi tengo qualche ombra nella faccia, non compro faretti o accessori addizionali, ma uso le semplici luci di casa. A conti fatti sono contento del risultato ottenuto, perché con una spesa sotto i 200 euro penso di aver ottimizzato l'acquisto dell'attrezzatura extra. Ora che per girare i video mi sento ok sugli oggetti, mi documenterò meglio sui settaggi della videocamera o fotocamera dell'iPhone. E mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale, attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sulle news e se vi è piaciuto il video mettete un bel like o un commento per interagire con me. A tutti, ciao e grazie!